Prendiamo un contenitore bello alto e andremo a mettere all'interno 200 ml d'acqua. Una zucchina, questa qui pesa 90 grammi, e andremo a metterla all'interno dell'acqua così. Poi aggiungiamo 90 grammi di farina 00 e un pizzico di sale e frulliamo tutto quanto. Ecco qua, questa è la consistenza che deve avere il composto. Mettiamo da parte questo, prendiamo un'altra zucchina piccola e andremo a farla a fettine molto sottili. Questo passaggio è facoltativo, ragazzi. Prendete una padella antiaderente, ungetela con pochissimo olio d'oliva e la fate scaldare a fiamma piuttosto alta. Mettiamo subito le zucchine. Vedete che si formano tutte bollicine? E come vi ho detto, la prima è sempre quella peggio, poi pian piano vengono meglio. Adesso dobbiamo abbassare la fiamma per dare il tempo di cuocere. E quando non si attacca più giriamo, voilà. Non so se riuscite a vedere, nel video non si vede bene, però vengono un po' verdine, hanno un bel colore verde. Rigiriamola, voilà. Ci siamo quasi, guardate che bel colorito che sta prendendo. Volendo potete anche spruzzare un altro po' d'olio. E adesso non dobbiamo fare altro che metterle sul piatto. Cuocio un'altra giusto per farvi vedere. Allora, padella calda, distribuiamo perché non la vogliamo tanto spessa. Fatele piccole, come potete vedere è molto più piccola della padella, perché in questo modo riusciamo a girarle senza difficoltà. Potete farle anche con la farina integrale, con le farine senza glutine invece è meglio di no. Spruzzo un po' d'olio, ma questa cosa è facoltativa, si può fare anche senza, e voilà, giro. Il tempo di cottura dipenderà dall'intensità della vostra fiamma e anche dallo spessore della padella. Più è spesso, più tempo ci metterà a cuocere, ma vengono anche meglio, mentre se usate una padella che ha lo spessore sottilissimo si cuociono in fretta. Io preferisco comunque le padelle con il fondo più spesso perché ci mette più tempo ad arrivare il calore, non brucia la roba. Rigiriamo. No, non sono ancora dorate come vorrei, quindi rigiro ancora. Un pochino. E anche questa è pronta. Ed ecco a voi le crispelle pronte. Mettiamo l'ultima sul piatto. Potete farcirle con quello che volete. Io ci metto giusto un pochino di formaggio. È ancora calda, quindi si scioglie. Pieghiamo. È caldissima. Che bontà, ragazzi. Queste qui sono più fredde.
Potete fare anche delle lasagnette, potete mettere, che ne so, un ripieno con la ricotta e la mortadella e poi arrotolarle come se fossero dei cannelloni. Insomma, libero sfogo alla vostra fantasia, ragazzi. Oltre ad essere buonissime, sono anche belle da vedere, perché guardate, la decorazione con le zucchine dà un bellissimo effetto. Potete piegarle a metà, semplicemente così. Potete piegarle in 4. Che dire, spero che questa mia idea vi sia piaciuta e che provate a farlo. Ora vi faccio vedere questa qui che probabilmente si è già sciolto il formaggio. Guardate che roba. Buonissime.